Oggi il vento ci porta in Lombardia, nella provincia di Monza e Brianza, perché vogliamo dedicare questo video a Michele Sangineto e agli organi portativi che ha realizzato basandosi su degli schizzi di Leonardo da Vinci. Michele Sangineto ha realizzato questi strumenti in maniera del tutto personale, ipotizzando tramite la sua esperienza e la sua creatività ciò che Leonardo aveva ideato. Din dirin din dirin din dirin dine din dirin din din dirin din dirin din dirin dine din dirin din Idi gaulo mon ami che ye già son maritata Idi gaulo mon ami che ye già son maritata Idi gaulo mon ami che ye già son maritata din dirin din din dirin din dirin din dirin dine din dirin din din dirin din dirin din dirin dine din dirin din Io ho iniziato a costruire degli strumenti, degli oggetti che occupavano uno spazio tramite una rappresentazione grafica. Quindi la mia sfida era quella di coniugare queste due polarità, uno che è quella bidimensionale, l'altra è quella tridimensionale, no? L'oggetto che occupa uno spazio. E ho iniziato non per costruire uno strumento musicale, ma per costruire un oggetto inconsueto, di una forma, di un aspetto morfologico, un design, come si dice adesso, che non era nella consuetudine, no? Nella quotidianità. È da qui che poi inizia la mia storia. Sono entrato in questo vortice meraviglioso che è la costruzione degli strumenti musicali. C'è stato un momento particolare nel quale è sbocciata questa passione? Proprio quando qualcuno mi ha detto: Michele, che bello! Ah, è proprio bello, perché lo strumento deve essere bello. Quindi quando ho costruito lo strumento che qualcuno mi ha detto che bello, ho continuato con più passione, chiedendo, guardando, osservando la curiosità, il desiderio di conoscere se stessi nel fare, nella cultura del fare, ecco, per il desiderio del bello. Lei è specializzato in cordofoni, però nella sua carriera le è capitato di costruire anche degli organi a canne, di avvicinarsi a questo strumento. Come è avvenuto questo avvicinamento? Cosa l'ha portato a costruire degli strumenti del genere? Perché è capitato così, insomma, ecco, non l'ho cercato io. Mi è venuto tra le mani questo foglietto di Leonardo, che nel secondo codice di Madrid c'è questo strumento che lui ha chiamato organo di carta. E l'entusiasmo che c'era in me non mi ha portato a chiedere aiuto, ma ho iniziato così. Tanto io non dovevo dare conto e non devo dare conto a nessuno. Le cose che faccio li faccio per me, non li devo vendere e quindi sono libero da questo punto di vista. E questa libertà mi porta a essere molte volte più creativo, più fantasioso. Mi porta a essere proprio libero, libero. E allora è semplicissimo, no? Le cose di un tempo, i meccanismi di un tempo sono semplici. Ecco, per quanto riguarda l'organo di carta di Leonardo, c'è un mantice che va avanti e indietro tramite delle valvole. Io riempio uno spazio che si chiama segreta. Ecco, questo contenitore che deve essere chiuso ermeticamente deve contenere delle valvole che vengono chiuse tramite del molle e poi niente, basta aprire la valvola. Ma come aprire la valvola? Tramite un tacco, una leva di primo grado. Sotto la valvola c'è un foro, fuoriesce l'aria, da lì entra quell'aria e va a finire nella relativa canna e che suona. Non so spiegarlo, può risultare anche molto facile, però uno che non ha acquisito quella terminologia giusta, quella sintassi che appartiene a questo tipo di lavorazione, risulta un po' facile, proprio perché
io non ho avuto maestri. Michele Sangineto è specializzato in cordofoni, cioè in strumenti musicali che suonano grazie alle vibrazioni prodotte da una o più corde. Ha iniziato la sua carriera professionale come ebanista, ma poi si è gradualmente spostato verso il mondo degli strumenti musicali, della tradizione celtica in particolare, settore nel quale, dopo più di 40 anni di attività, è diventato una personalità estremamente interessante e conosciuta a livello internazionale. Ho riversato più fatica e più impegno nello strumento a corde, insomma, tanto che le mie arpe vengono suonate da più grossi esponenti del mondo della musica celtica, la musica bardica, chiamalo come vuoi. Faccio il Insomma, picchia. ecco. Quindi all'alti livelli, i Chieftains, i Siskins, i Nafilì, poi a finire ad Adriano Sangineto, Caterina Sangineto. I suoi figli. Ecco, Ecco, quindi l'arpa e il salterio sono gli strumenti che più ho amato nel costruirli. E poi sono venuti fuori gli altri. Sono cose semplici, sono cose dettate dall'animo, sono cose dettate dal sentimento. Ho costruito questo strumento da un'immagine per nulla esplicativa, anche la descrizione non è molto chiara. Comunque si vedono due mantici, no? Si vede la tastiera e si vedono delle canne e l'immagine è quella, guarda. Quella lì, perfetto. Ah, eccola. Quella Sì. è l'immagine dove io ho attinto. E che materiali ha usato per costruirlo? Legno, però, ecco, un legno che non è contemplato nella liuteria. È il pioppo amarezzato, il pioppo che ha, insomma, ha delle venature bellissime, ha un aspetto cromatico molto bello, ecco, che a me è piaciuto molto e l'ho fatto, insomma, ecco. Mentre quello che si usa per concerto, si diceva con suo figlio, che legno è? È ciliegio, ho utilizzato il ciliegio per fare questo qua. Però, allora, io non facendolo come di professione, prendo i legnetti che mi trovo nelle immediate vicinanze, insomma, ecco. Ci faccia vedere quest'organo un po' più da vicino. Ad esempio, Fai tutte le foto che il vuoi. principio di funzionamento. Niente, è una leva di primo grado che aziona la parte centrale dei due mantici. Ecco, vedi? Io spingo così e Sì? il mantice che si chiude spinge l'aria verso le canne. Invece quando io faccio così, questo siccome è pieno di aria, manda l'aria e quello si riempie e ci sono delle valvole fatte apposta, insomma. Quanto tempo fa li ha realizzati questi strumenti? Sono 22 anni che mi interesso di queste cose. Ecco, ogni volta si presenta qualche piccolo errore e che va messo a punto. Ecco, questo. È come la fabbrica del DOM. D'altronde i prototipi sono così, I prototipi sono così. Se viene ingegnerizzato
no? Che non è più un prototipo, questo può funzionare perfettamente bene. Se c'è uno che sa costruire le canne bene, insomma, ecco, il mantice fatto bene, che non perde, le valvole fatte, anche quelle fatte bene. Questo è un prototipo, ma suona, ecco, suona. E sono stato capace anche di dipingere, guarda. Quello è un mio lavoro. Bellissimo. Michele, lo faccio io perché ho tantissimi amici che sanno dipingere. No, devo farlo io. I suoi figli poi suonano i suoi strumenti? Sì, sì, sì. Fanno vedere che esistono anche questi strumenti e che loro suonano con cura e con attenzione, con anche bravura, perché no? Questa è un'altra curiosità, se volete. Questa è la cosiddetta lira da braccio di Leonardo. Il Vasari, quando ha scritto la storia di questi, descrive anche Leonardo quando arriva agli Sforza e dice che si presenta con uno strumento bizzarro a forma di teschio di cavallo, ma in parte in argento e che suona maggior tuba. Ecco, questa è la descrizione. Tanto che quando hanno fatto il film Io Leonardo, il regista e il produttore hanno voluto che io gli costruissi questo strumento, che poi è stato dato in braccio, tra le braccia di Luca Argentero, si vede nel film, mentre suona questo strumento. Dovete venire qua per la viola organista. Allora, Leonardo ha fatto questo disegno, ha chiamato viola organista. Allora, cosa ha fatto? Questo è il meccanismo che serve per farlo suonare. Si capisce bene i due meccanismi che lui ha disegnato. Uno che serve per far andare avanti e indietro l'archetto, perché la viola è uno strumento ad arco, e l'altro invece il nastro che gira su due pulegge e che gira continuamente. Ecco, questo era. Poi per lui era scontato che bisognava metterci una cassa armonica con delle corde tese, con una tastiera che spinge le corde verso questo nastro che gira e quindi suona. Però la viola. Perché organista? E qua il dilemma. E questa è una delle due pulegge. Questa è una puleggia e l'altra è dall'altra parte. L'altra è di qua. E qua, vedi? E questa, vedi che se io giro qua. E c'è un nastro, no? Che passa vicino alle corde, tocco il tasto, spingo la corda verso il nastro e suona. Adesso mi devi fare un'altra domanda. L'organo che è alla sua destra, ad esempio, come nasce? Ah, stupendo, stupendo.
Beh, nella Cappella degli Zavatari a Monza viene sempre fatto vedere nelle brochure, il ciclo della vita della regina Teodolinda. Nella cupola solitamente c'è un Cristo Pantocratore o l'Assunzione della Vergine. In quel caso c'è il Cristo Pantocratore contornato da angeli e da puttini per festeggiarlo. Nelle alette, nelle velette, dove si incrociano le finte e le sene, per Bacco ci sono degli angioletti bellissimi in atteggiamento di suonare strumenti musicali. Ecco, uno di questi strumenti musicali è questo qua, che io ho costruito e che suona. Vabbè, ha molte lacune perché, ripeto, sono uno che piace rendere tangibile un aspetto puramente bidimensionale. Se poi è uno strumento musicale e suona un pochetto, io esulto dalla gioia. Questo video si conclude qui. Come al solito, se vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Al ballo, al ballo, al ballo, al ballo, al ballo, venite